allora iniziamo subito. La prima fotografia, il primo tratto della spiritualità salesiana, quella che affascina da subito chi incontra anche per la prima volta Francesco di Sales, è l'amicizia. È il suo biglietto da visita con il quale si presenta a noi. Un grande studioso di Francesco, il gesuita Andrea Ravier, ha intitolato i suoi libri sulle lettere di amicizia spirituale, a sottolineare uno dei tratti più caratteristici della figura di questo santo. E c'è un episodio di Francesco XX che pochi conoscono. Siamo a Parigi, 1588 circa. Francesco ha terminato i suoi studi nel severo collegio del Clermont, animato dai gesuiti. È tempo di tornare a casa, in famiglia, ad Annecy. 4 suoi amici lo accompagnano fino a Lione. Non c'era né il TGV né l'Air France. Percorrono questi 300 chilometri a piedi, a cavallo o in carrozza e si salutano piangendo. Questo fatto ci aiuta a comprendere e a gustare quanto Francesco verso la fine della vita scriverà in una sua lettera. E al tempo stesso ci consegna una rara fotografia del suo cuore, un cuore che ha saputo durante tutto l'arco della sua vita costruire e coltivare amicizie profonde e meravigliose. Penso che nel mondo non vi siano anime che amino più cordialmente e più teneramente, e per dire tutto molto alla buona, più amorosamente di me, perché a Dio è piaciuto fare così il mio cuore. E tuttavia amo le anime indipendenti, vigorose, le anime che non sono femmine, perché la tenerezza troppo grande sconvolge il cuore, lo rende inquieto e lo distrae dalla meditazione amorosa di Dio. Quello che non è Dio non è nulla per noi. Inoltre, a una signora a noi sconosciuta parla della sua sete di amicizia. Vi devo dire in confidenza queste poche parole. Non vi è al mondo un uomo che abbia un cuore più tenero e più assetato di amicizia che il mio, o che senta più dolorosamente di me le separazioni. Tra le centinaia di destinatari delle sue lettere, ne ho scelti alcuni, scrivendo ai quali Francesco mette in risalto alcune caratteristiche dell'amicizia salesiana, come l'ha vissuta lui e come la consegna a noi oggi. Il primo grande amico che incontriamo è il suo concittadino Antoine Favre, definito dal Parlamento di Parigi il più grande magistrato del mondo. Ora pensate, Francesco ritorna da Padova dopo una brillante tesi in giurisprudenza e ha una voglia matta di incontrare, di conoscere, ma soprattutto di guadagnarsi la stima di questo luminare. In una delle prime lettere troviamo un'espressione che suona come una specie di giuramento. Questo dono, l'amicizia, tanto apprezzabile anche per la sua rarità, è veramente impagabile e per me tanto più caro, in quanto che non avrebbe mai potuto toccarmi per i miei meriti personali. Vivrà sempre nel mio petto l'ardente desiderio di coltivare diligentemente tutte le amicizie. E Francesco rimarrà per sempre fedele a questo ardente desiderio. Dunque, la prima caratteristica dell'amicizia è la comunicazione, il dare notizie, il condividere stati d'animo. È quello che Francesco fa quando nasce per lui l'ultima sorellina, Giovanna. Ne comunica subito la notizia al suo amico. Vengo a sapere che mia carissima madre, che è nel suo 42esimo anno d'età, darà presto alla luce il suo 13° figlio. Corro da lei, sapendo che suole rallegrarsi moltissimo per la mia presenza. Siamo a pochi giorni dall'ordinazione sacerdotale e Francesco comunica all'amico i suoi stati d'animo. Voi siete l'unico uomo
che io stimo capace di comprendere pienamente il turbamento del mio spirito. È infatti tremendo presiedere la celebrazione della messa ed è cosa molto difficile celebrarla con la dovuta dignità. E dopo neppure un anno dalla sua ordinazione sacerdotale troviamo Francesco missionario nel Chiablese. I primi mesi sono duri, faticosi, difficili. Ospite nella fortezza degli Allenges, dove il barone d'Hermans cerca di mantenere la pace su questi territori e soprattutto tra i protestanti di Thonon. Comunica la sua fatica e anche la sua amarezza all'amico. Oggi comincio a predicare l'Avvento a 4 o 5 umili persone. Tutti gli altri ignorano maliziosamente che cosa voglia dire Avvento. E a fine aprile dell'anno successivo, quando gli animi si sono un po' calmati, Francesco prende alloggio in città e con gioia dà notizia all'amico dei suoi primi successi apostolici. Finalmente cominciano a biondeggiare le prime spighe. Una di queste spighe ormai biondeggianti è Pietro Poncet, dotto giureconsulto. Nel 1616 Antoine Fabre è nominato presidente del Senato di Chambéry e dunque deve lasciare Annecy e regala la sua casa all'amico Francesco. Questa casa ancora oggi è una delle più belle del centro storico di Annecy. Diventerà episcopio per Francesco durante tutto il resto della sua vita. Un altro grande amico di Francesco è stato Giovenale Ancina. Chi era costui? Era un medico originario di Fossano che esercitava la sua professione presso la corte sabauda di Torino. Ma in occasione della andata a Roma del conte Mandrucci, anche lui lo segue come medico personale. Ma a Roma in quel momento c'è anche Francesco di Sales, che deve sbrigare alcuni affari della diocesi in sostituzione del suo vescovo Claude de Granier, malato. I due si incontrano, diventano amici, saranno consacrati vescovi alcuni anni dopo. Francesco scrive all'amico Giovenale Ancina e ne riportiamo questo tratto. Francesco prega l'amico, vescovo di Saluzzo, di tenerlo strettamente unito seco nel suo cuore e anche si degni spesso darmi gli avvisi e i ricordi che lo Spirito Santo gli ispirerà. Tra le amicizie parigine spicca quella con il celebre padre Piero de Berulle, incontrato nel circolo di Madame Acari. In casa di questa mistica si incontravano gli spiriti più sensibili della Francia del tempo. Ne cito alcuni: Lollier, il Duval, il Bocuse. Più tardi arriverà anche San Vincenzo de Paoli. E a Piero de Berulle Francesco, alcuni giorni prima della sua consacrazione episcopale, scrive: Io sono vescovo consacrato dall'8 di questo mese, giorno di Nostra Signora. Questo mi spinge a scongiurarvi d'aiutarmi tanto più cordialmente con le vostre preghiere. Non c'è rimedio. Avremo sempre bisogno di lavarci i piedi, poiché camminiamo nella polvere. Il nostro buon Dio ci conceda la grazia di vivere e di morire nel suo servizio. Come vedete, un'altra caratteristica importante dell'amicizia è il servizio reciproco, il lavarsi i piedi a vicenda, che significa poi aiutarsi, sostenersi, perdonarsi. Ma aggiungo, aiutare l'amico a migliorarsi, a correggersi. È quello che è successo a Vincenzo de Paoli, grande amico di Francesco. Vincenzo era molto giovane, Francesco era ormai al termine della sua vita. Tra loro nacque un'amicizia che durò anche dopo la morte di Francesco, perché Vincenzo de Paoli divenne il punto di riferimento per tutto l'ordine della Visitazione, fino alla sua morte, 1660.
E Vincenzo rimase sempre riconoscente al santo vescovo, dal quale aveva ricevuto salutari rimproveri sul suo carattere irruente, suscettibile. Ne fece tesoro e poco per volta si corresse, pensando al suo amico, poi osava definirlo la persona che più di ogni altro aveva rappresentato al vivo l'immagine del Salvatore. Ci imbattiamo ora in tanti uomini e donne cui Francesco indirizza lettere di amicizia spirituale, diventando per loro maestro e guida. Offro alcuni esempi. Alla signora Brulard scrive: Confermatevi ogni giorno meglio nella risoluzione che avete presa con tanto amore di servire Dio secondo il suo beneplacito e di essere interamente sua, senza riservare per voi assolutamente nulla. Abbracciate la sua volontà comunque si presenti, liberamente e allegramente sottomessa alla sua volontà santissima. Alla signora de la Fléchère comunica: Abbiate pazienza con tutti, ma principalmente con voi stessa. Voglio dire che non vi dovete punto turbare per le vostre imperfezioni e avere sempre il coraggio di riprendervi prontamente. Alla signora de Charmoisy scrive: Dovete stare attenta a cominciare con dolcezza e, di quando in quando, dare uno sguardo al vostro cuore per vedere se si è conservato dolce. Se non si è conservato così, raddolcirlo prima di fare qualsiasi cosa. Queste lettere sono un trattato di amicizia, non perché parlino dell'amicizia, ma perché tra Francesco e il destinatario si instaura un clima di bontà, di rispetto, di pazienza, di grande serenità. E ora dovrei ripetere le stesse cose per la corrispondenza che Francesco indirizza alle sue figlie, le visitandine. Queste suore sono le custodi della spiritualità salesiana, fondata su un grande amore di Dio e su un grande amore del prossimo, e ancora su una profonda umiltà e una squisita dolcezza verso tutti. Francesco ricorda tutto questo spesso alle sue figlie. Alla madre Favre, che sente il peso della sua carica, scrive: Occorre armarsi di una coraggiosa umiltà e rigettare tutte le tentazioni di scoraggiamento nella santa fiducia che abbiamo in Dio. Siccome questa carica vi è stata imposta per volontà di coloro ai quali dovete obbedire, Dio si metterà alla vostra destra e la porterà con voi. O meglio, la porterà Lui, ma la porterete anche voi. E alla madre de Bréchard scrive: Chi sa conservare la dolcezza fra i dolori e le infermità e la pace fra il disordine delle sue molteplici occupazioni è quasi perfetto. Questa costanza d'umore, questa dolcezza e soavità di cuore è più rara che la perfetta castità, ma ne è tanto più desiderabile. Da questa, come dall'olio della lampada, dipende la fiamma del buon esempio, perché non vi è altra cosa che edifichi tanto come la bontà caritatevole. Ma tra le tante madri fondatrici un posto particolare spetta a Giovanna de Chantal, alla quale fin dall'inizio Francesco dice: Credete fermamente che io ho una viva e straordinaria volontà di servire il vostro spirito con tutta la capacità delle mie forze. Mettete a profitto il mio affetto e usate di tutto quello che Dio mi ha dato per il servizio del vostro spirito. Eccomi qui, tutto vostro. E lo dichiara ancora a Giovanna: Amo questo amore. Esso è forte, ampio, senza misura né riserva, ma dolce, forte, purissimo e tranquillissimo. In una parola, è un amore che vive solo in Dio. Dio, che vede tutte le pieghe del mio cuore, sa che in questo non v'è nulla che non sia per Lui e secondo Lui, senza il quale non voglio essere nulla per nessuno. Nell'amicizia speciale tra Francesco e Giovanna è sempre presente Dio,
che è la radice, la roccia di questo amore e lo rende simile a una consacrazione. Alcuni stralci tratti dalle lettere. Vorrei potervi esprimere il sentimento che oggi, mentre mi comunicavo, ho avuto della nostra cara unità, perché è stato un sentimento grande, perfetto, dolce, potente e tale da potersi quasi dire un voto, una consacrazione. Chi mai avrebbe potuto fondere due spiriti in modo così perfetto che non fossero più che un solo spirito indivisibile e inseparabile, se non colui che è unità per essenza? 1000 e 1000 volte, ogni giorno, il mio cuore si trova vicino a voi, con 1000 e 1000 auguri, che presenta a Dio per vostra consolazione. Madre carissima, quanto mi farà bene andare a chiudere serenamente la giornata vicino al nostro Salvatore. Supplicherò la sua bontà a venire essa stessa a versare nella vostra anima un dolce e tranquillo riposo. Buonasera, cara madre del mio cuore, e buonasera, caro cuore della mia povera madre. Ancora un ultimo passaggio che testimonia a che livello di profondità può giungere un'amicizia ancorata in Dio. La santa unità che Dio ha operato è più forte che tutte le separazioni e la distanza dei luoghi non le può nuocere minimamente. Dunque Dio ci benedica sempre con il suo santo amore. Egli ci ha fatti con un cuore unico, nello spirito e nella vita. Termino, cari amici, con un augurio, quello che Francesco scrive a una delle sue prime 3 suore visitandine, Jacqueline Favre. Come sta il povero cuore tanto amato? È sempre coraggioso, vigilante, per evitare le sorprese della tristezza? Vi prego, non tormentatelo, neppure quando vi ha giocato qualche brutto scherzo, ma riprendetelo dolcemente e riconducetelo sulla sua strada. Questo cuore diventerà un grande cuore fatto secondo il cuore di Dio. A tutti voi l'augurio di un cuore grande, profondamente salesiano, ricco di amicizia.